Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di uno dei casi più misteriosi del mondo che nel tempo ha ispirato diverse teorie, tra cui la presenza di uno Yeti, contatti extraterrestri, esperimenti militari sovietici e molto altro. Nella notte del 2 febbraio del 1959, 9 escursionisti russi perdono la vita in circostanze davvero misteriose. Mentre sono accampati in un passo di montagna, esattamente sul versante est del monte Kholat-Syakhl, che si trova nel cuore dei monti Urali e che significa in mansi montagna dei morti. Questo stesso passo, dopo questa terribile tragedia, verrà poi rinominato Passo Dyatlov in onore di Igor Dyatlov, che perse la vita in quell'escursione e che era il capo della spedizione. La mancanza di testimoni oculari di quella notte ha portato nel tempo a diverse teorie. Gli investigatori sovietici che seguirono il caso all'epoca dichiararono che le morti furono provocate da un'inarrestabile forza della natura. Pensate che ad un certo punto, mentre gli escursionisti si trovavano dentro la tenda, qualcosa di misterioso li ha portati a scappare via, lacerando la tenda dall'interno e facendoli correre scalzi nella neve con una temperatura esterna di meno 30 gradi. Quando verranno ritrovati i loro corpi si nota subito che non ci sono segni di lotta, ma qualcuno di loro mostra delle lesioni importanti. Qualcuno ha il cranio rotto, altri le costole rotte, a qualcuno manca la lingua, gli occhi. Sui loro abiti vengono trovati segni di alta radioattività. Una storia quindi davvero scioccante che lascia senza parole. Ma prima di iniziare, amici, vi chiedo se vi piacciono questo genere di video inerenti a paranormale, mistero e true crime, iscrivetevi al canale per aiutarmi a crescere, in questo modo mi supporterete. E attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video. Adesso però iniziamo con una delle storie secondo me più misteriose di cui io abbia mai letto. Nella notte del 2 febbraio del 1959, 9 alpinisti russi, 7 uomini e 2 donne, guidati dal capospedizione Igor Dyatlov, decidono di partire per un'escursione e praticare sci di fondo nei monti Urali. Erano per lo più studenti e neolaureati del Politecnico degli Urali. L'obiettivo era quello di raggiungere il monte Otorten, che si trova a 10 km a nord dal punto in cui avvenne l'incidente. Il gruppo scelse un percorso di terza categoria, il più difficile, ma erano molto esperti, avevano già diverse esperienze di escursionismo sia da sci di fondo che da spedizioni in montagna. Il loro percorso inizia il 25 gennaio del 1959. Arrivano in treno nella cittadina di Ivdel per poi spostarsi in camion nella città di Vizhai. Da qui cercano di raggiungere il monte Otorten ed era il 27 gennaio, ma il giorno dopo uno di loro, Yuri Yudin, è costretto ad abbandonare il gruppo perché un problema di salute che lo affligge da tempo, la sciatica, era peggiorato in quei giorni a causa del vento freddo. È molto dispiaciuto di dover lasciare il suo gruppo e di non partecipare all'escursione. Ma questa cosa di fatto gli salverà la vita, perché sarà l'unico sopravvissuto scampato a questa terribile tragedia. Grazie a diari e foto che sono stati ritrovati sul luogo dell'incidente si è potuto ricostruire il loro percorso e quanto accadde. Il 31 gennaio si trovano sul bordo di un altopiano e sono pronti alla salita. In una valle boscosa decidono di alleggerirsi e di lasciare quindi il cibo in eccesso e tutto l'equipaggiamento che serviva per il viaggio di ritorno. Ma purtroppo una tempesta di neve gli fa perdere l'orientamento a causa della scarsa visibilità e si dirigono, senza saperlo, verso la cima del monte Kholat-Syakhl.
Era il 1° febbraio, il loro progetto era quello di percorrere il passo, oltrepassarlo e di accamparsi la sera dopo sull'altro lato del versante, ma purtroppo non fu così. Quando si accorsero dell'errore che stavano facendo involontariamente a causa appunto della scarsa visibilità, si fermarono e si accamparono lì dove si trovavano, in attesa di condizioni migliori climatiche e di poter poi proseguire tranquillamente. Tutti insieme avevano deciso che quando sarebbero rientrati nella cittadina di Visay, quindi intorno al 12 febbraio, Igor Dyatlov avrebbe telegrafato alla loro associazione sportiva, ma purtroppo quel giorno non arrivò mai e nessuno si insospettì subito, perché qualche giorno di ritardo in simili condizioni climatiche ci poteva stare. Furono i parenti degli escursionisti che si allarmarono e chiesero una squadra di soccorso per andarli a cercare, cosa che fu fatta il 20 febbraio ed era una squadra composta da studenti e insegnanti volontari. Qualche giorno dopo a questo gruppo si uniscono polizia ed esercito, utilizzando anche supporti aerei ed elicotteri per la ricerca del gruppo di escursionisti. Ma dopo alcuni giorni di nulla, il 26 febbraio venne ritrovata la tenda sul monte Kolat ed era gravemente danneggiata. Trovarono anche una serie di impronte che sembravano dirette verso i boschi vicini, a circa 1,5 km da dove si trovavano loro, ma poi si interrompono. Sotto un grande cedro vicino alla foresta vengono ritrovati i resti di un fuoco e i primi 2 corpi, Yuri Krivonishenko e Yuri Doroshenko, entrambi scalzi e vestiti solo con la biancheria intima. Tra il cedro e il campo vengono ritrovati altri 3 corpi. Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova e Rustem Slobodin, trovati in una posizione che sembrava stessero facendo rientro alla tenda. I corpi degli altri 4 escursionisti non verranno ritrovati subito, ma dopo circa 2 mesi di ricerche, esattamente il 4 maggio, e sono stati ritrovati sepolti dalla neve in una gola scavata da un torrente, a circa mezzo chilometro dal cedro. Sono i corpi di Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Nikolai Brignols e Alexander Zolotarev. È da qui che cominciarono a partire le prime teorie. L'incontro con uno Yeti, contatti extraterrestri, manovre militari sovietiche, test radioattivi. Dopo il ritrovamento dei 5 corpi si apre subito un'inchiesta legale, ma sui loro corpi non ci sono segni di lesioni così gravi che li abbia potuti condurre alla morte e si conclude che la morte per queste persone sia sopraggiunta per ipotermia. Ma è l'autopsia sui 4 corpi ritrovati il 4 maggio che cambia radicalmente il quadro della situazione, perché qualcuno presentava dei gravi traumi cranici, qualcun altro aveva la cassa toracica gravemente schiacciata, a qualcun altro mancava la lingua, gli occhi, una parte della mascella. Secondo il medico legale, per arrivare ad uno schiacciamento così grave della cassa toracica ci voleva una forza molto elevata, simile ad uno schiacciamento da incidente stradale. Un'ipotesi che si fa subito spazio è quella che i mansi del territorio abbiano potuto attaccare a morte gli escursionisti per aver invaso il loro territorio. Ma la scena del crimine e l'autopsia, che non rilevò segni di lotta, non supportò questa tesi. Oltretutto, le impronte sulla neve erano solo del gruppo degli escursionisti, non c'erano altre impronte. La cosa davvero assurda è che i corpi, con una temperatura esterna di meno 30 gradi, l'abbiamo detto prima, furono ritrovati parzialmente vestiti. Alcuni erano scalzi, altri avevano una scarpa sola, altri ancora avevano solo i calzini. La spiegazione che fu data fu di uno spogliamento paradossale che avviene nel 25% dei casi di morti per ipotermia. La persona in ipotermia avverte confusione, disorientamento, aggressività, comincia a sentire un falso senso di calore
e a strapparsi gli abiti di dosso, accelerando così la perdita di calore corporeo. Alcuni escursionisti invece furono ritrovati con degli abiti stracciati indosso che non erano i loro e quindi si pensò che avessero tolto gli abiti agli altri membri del gruppo che erano già morti per potersi scaldare in qualsiasi modo. Il fascicolo d'inchiesta riportò diverse particolarità. 6 persone morirono per ipotermia, 3 per ipotermia e traumi fatali. Ma la cosa inquietante era la tenda che era stata lacerata dall'interno, come se qualcosa li avesse spinti ad uscire di corsa da quella situazione, o come se qualcosa avesse bloccato l'apertura principale della tenda. Le loro tracce ci dicono che lasciarono il campo insieme a piedi e che morirono tra le 6 e le 8 ore dopo l'ultimo pasto. Pensate che i corpi che presentavano quei traumi fatali rimase per loro davvero una morte misteriosa, perché la potenza con la quale erano stati colpiti era davvero elevata e comunque non aveva danneggiato i tessuti molli. Un'altra cosa davvero assurda è che gli abiti di 2 ragazzi furono trovati altamente contaminati da radiazioni e qua si pensò che i 2 avessero avuto prima della spedizione dei contatti o lavorato con qualcosa di radioattivo. In sostanza, comunque, il verdetto fu che gli escursionisti morirono per una forza inarrestabile della natura e a maggio del 1959 l'inchiesta venne chiusa per assenza di colpevoli. Su questo caso ovviamente non mancarono teorie e polemiche. Alcuni ricercatori che avevano assistito alle indagini dichiararono che i fatti erano stati trascurati o volutamente ignorati, perché comunque ci trovavamo in un'epoca sovietica e i documenti erano stati secretati. Un altro caso molto particolare fu quello di Yuri Kunchevich, che partecipò al funerale degli escursionisti e ricordò con molta inquietudine che quel giorno la pelle del viso dei ragazzi era di un colore bruno molto scuro. Yuri divenne in seguito il capo della fondazione Dyatlov, che era stata aperta per cercare di far riaprire il caso e per sostenere anche il museo Dyatlov in onore delle vittime. Ma non finisce qui, perché un gruppo di escursionisti che si trovava a circa 50 km quella notte vicino al luogo in cui avvenne l'incidente dichiarò che nel cielo erano ben visibili delle sfere arancioni, che furono anche viste da alcuni abitanti di città lì intorno e anche dal servizio meteorologico, e questo fece pensare che l'esercito sovietico stava sperimentando delle armi nucleari e che quindi la radioattività che era stata trovata sugli abiti di quelle 2 vittime fosse proprio riconducibile a quello. Nella zona furono ritrovati anche dei rottami di metallo e da qui si pensò che forse l'esercito sovietico stava cercando di insabbiare qualcosa, ma venne poi successivamente appurato che in quella zona ci furono dei lanci di missili balistici R-7. Ma le teorie non si arrestarono. Nel 1967 lo scrittore e giornalista Yuri Yarovoi pubblica un romanzo ispirato proprio a quella tragedia. L'uomo quindi aveva potuto accumulare una grande conoscenza dei fatti, ma il suo libro fu molto romanzato perché non andò oltre i dettagli ufficiali, perché si era in epoca sovietica e alcuni dettagli dell'incidente erano stati secretati. Pensate che alla sua morte nel 1980 diari, foto e tutti i manoscritti relativi alla tragedia furono perduti perché andarono persi per sempre. Nel 1990, sempre relativamente a questo caso, usciranno numerosi articoli su un'arma segreta che
sovietica che veniva sperimentata sui monti Urali, ma questi articoli riceveranno diverse critiche. Nel 2000 invece uscirà un documentario, Il passo Dyatlov, e con l'aiuto di questa troupe che la scrittrice Anna Matviva scrive un libro con dei materiali inediti e rimane di fatto uno dei più documentati su questo caso. Nel corso degli anni ci furono ancora teorie, ipotesi e ricerche su questo caso. Difatti nel 2014 un americano, Donny Eichar, propone una sua teoria. Secondo lui, una tempesta perfetta avrebbe causato la morte dei 9 escursionisti e dice che la forma a cupola dove si era consumata la tragedia aveva procurato dei mini tornado vicino all'accampamento, portando dei rumori assordanti e degli infrasuoni che non erano udibili all'orecchio umano, ma devastanti per il corpo, portando al gruppo perdita di sonno, mancanza di respiro e panico che avrebbe causato follia e morte tra di loro. Il 3 febbraio del 2019, spinti dai familiari che avevano lottato strenuamente per raggiungere la verità, il governo russo decide di riaprire l'inchiesta, ma nel luglio del 2020 venne richiusa con un altro verdetto. Una valanga avrebbe travolto inaspettatamente il campo dei 9 escursionisti provocandone la morte, perché secondo loro la tenda fu piantata in un punto molto in pendenza e quindi ad alto rischio per fenomeni di questo tipo. Ma il 28 maggio del 2021 2 ricercatori pubblicano un articolo, sono John Gaume e Alexander Putrin. È un articolo a supporto sulla tesi della valanga e affermano che sia stata causata da diversi smottamenti di neve compatta su uno strato di neve instabile. Quindi, dove loro piantarono la tenda, secondo loro, l'area venne modificata proprio su quel punto instabile. E notarono anche che l'inclinazione del pendio dove c'era il loro accampamento era inclinato di circa 30 gradi, sufficiente per innescare una valanga. Secondo le loro ricerche, nelle 9 ore tra allestimento del campo e la valanga, ci furono dei venti catabatici che portarono neve fresca sul campo, aumentando così il carico di neve tagliato dagli escursionisti per accamparsi. Di conseguenza, sempre secondo loro, i traumi che erano stati riportati sui corpi di alcuni escursionisti combaciavano con la caduta di una lastra di neve di quel peso e di quelle dimensioni che aveva causato appunto quei danni, peggiorato dal fatto che dormivano su un fondo rigido, sugli sci precisamente. Si fa quindi l'ipotesi che siano usciti dalla tenda per scampare una seconda valanga e che abbiano trasportato con loro i feriti, causando poi la morte di tutti per ipotermia. Ma la teoria della valanga non fu supportata da tutti, perché la notte del 1 febbraio non ci furono nevicate, quindi non era arrivata della neve fresca che avrebbe caricato il pendio e quindi causarne il collasso, ma nei diari degli escursionisti che furono poi ritrovati si parla di venti molto forti. Quindi in realtà questi venti avrebbero potuto trasportare facilmente della neve fresca al campo. Le indagini iniziali non parlarono di valanga perché se ne parlò solo più avanti in questi ultimi anni, proprio per via delle nuove tecnologie che hanno portato a fare delle ricerche più approfondite che negli anni 50 non si potevano assolutamente fare. Le simulazioni al computer dei 2 ricercatori mostrarono che la valanga sul Monte Kolat non fu di grosse dimensioni, ma fece staccare, secondo loro, un blocco di ghiaccio di circa 5 metri di lunghezza, e questo blocco di ghiaccio potrebbe aver facilmente fratturato le costole e il cranio ad alcuni escursionisti, peggiorato dal fatto che dormivano proprio sui supporti rigidi, sugli sci. Le teorie su questa storia sono tantissime, l'ho detto, qualcuno è arrivato a pensare che gli escursionisti abbiano avuto un incontro con uno Yeti,
altri che abbiano avuto degli incontri ravvicinati con gli UFO. La teoria più condivisa è quella della valanga e quindi gli escursionisti in preda al panico hanno tagliato la tenda dall'interno e abbiano cercato rifugio temporaneo tra gli alberi. Quindi quelli che non erano gravemente feriti avevano trasportato fuori i compagni feriti gravemente e da qui poi è sopraggiunta un'ipotermia che li ha uccisi tutti quanti. Secondo loro invece la mancanza di occhi e lingua e di una parte della mascella potrebbe essere il risultato dell'azione di alcuni animali oppure una semplice decomposizione dovuta al fatto che questi corpi furono ritrovati nella gola di un ruscello, ma anche questa rimane oggi una questione aperta. È davvero un caso incredibile che lascia aperte molte domande e molti dubbi. Sinceramente non so che cosa possa essere successo quella notte, non sono un esperto in materia. Secondo me potrebbe essere valida la teoria della valanga. Ricordiamoci che loro si sono fermati in quel punto inconsapevoli perché è sopraggiunta una tempesta di neve, la scarsa visibilità non gli ha permesso di valutare tutto il territorio circostante, quindi ci potrebbe stare che si sono accampati in un punto inclinato, quindi a rischio di valanga, che quando sopraggiunta questa valanga hanno cercato di uscire come meglio potevano, quindi presi dal panico abbiano squarciato la tenda dall'interno e sono usciti così com'erano. Quello che mi lascia un po' perplessa è il fatto che non abbiano avuto i vestiti, ma anche lì potrebbe veramente essere sopraggiunta una grave ipotermia e quindi, come ci dice la scienza, questo spogliamento paradossale di questa finta sensazione di calore. Non lo so. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi nei commenti perché sono molto curiosa di sentire le vostre ipotesi. Questo è uno di quei casi che a me personalmente ha sempre affascinato perché nonostante tutte le teorie che sono state fatte e anche comunque i verdetti, per me rimane uno dei più misteriosi al mondo. Amici, se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciarmi un like e scrivetemi nei commenti così saprò che cosa ne pensate voi di questo caso. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo venerdì con il prossimo